Quanto è bello sentirsi puliti, ma il pulito non è tutto uguale. Oggi passiamo in rassegna 5 profumi di pulito molto diversi tra loro, che vi racconterò come se fossimo dentro le pagine di un libro illustrato per bambini. Partiamo con una lavanda. Questa è forse la lavanda più polverosa, saponosa e aggraziata che abbia sentito finora. Direi che ha una grazia vintage, non nel senso di vecchia, ma proprio di un'estetica vintage. Io la definirei assolutamente shabby chic. Lei è lavanda barocca di Strega del Castello. Dentro abbiamo lavanda e assoluta di lavandino. Lavandino che rispetto alla lavanda ha un tocco balsamico e canforato. Poi abbiamo fieno, io adoro il fieno, ha questo lato erbaceo, nostalgico, da campo assolato che è davvero bello. Il fieno le dà questa sfumatura erbacea secca. Nel fondo abbiamo ambra grigia che la spolvera di un calore delicato appena dolce. Immagina di entrare in una stanza d'altri tempi. Carta da parati antica, un letto in ferro battuto, lenzuola pulite in lino di un lilla delicato. Sopra un comò antico, immagina una saponetta di quelle di una volta, quelle con i disegni in rilievo, e accanto un fascio di lavanda essiccata. Lavanda barocca è proprio un sapone alla lavanda di una volta, quelle saponette bellissime della nonna. Un pulito nostalgico, nobile, d'altri tempi e senza tempo. Dall'abbraccio della lavanda passiamo a una freschezza più lineare, appuntita, fredda. La prima volta che ho sentito questo profumo, il primo aggettivo che mi è venuto in mente per lui è aghiforme. Facile. Sto parlando di Shiro di Masaki Matsushima. Shiro per me è un pulito geometrico, cristallino. È come un ago di pino congelato che buca la neve. In testa la delicatezza del fiore del cotone incontra la freschezza acquatica del ciclamino. Nel cuore abbiamo una texture polverosa di iris e rosa che poggia su una base di legno di peccio, che altro non è che l'abete rosso, che ha un sentore balsamico, che sa di aria pulita di montagna. Per l'ispirazione visiva di Shiro non potevo che andare in Giappone e ispirarmi all'estetica dei cartoni giapponesi di Studio Ghibli, ambientando Shiro in un giardino giapponese innevato con pochissimi elementi, un solo ramo di ciliegio spoglio, un lenzuolo bianco, non so perché steso in mezzo alla neve, ma fatemelo passare, tanto spazio vuoto e il silenzio attutito dalla neve. Se Shiro era ghiaccio, il prossimo profumo è vapore. Lo definirei un muschiato verde balsamico con un fondo legnoso e dalla texture decisamente steamy. Parlo di puro muschio di Elan. Lui sa di olio essenziale che evapora. L'apertura è fresca e verde data da una splendida foglia di limone e scaldata da un tocco di noce moscata e zafferano. Questa meravigliosa sensazione di nuvola densa di umidità pulita è data dall'amido di riso. Immagina di stare in una stanza di una casetta di montagna, di quelle con le pareti in legno. Lo stile per me ricalca lo studio Ghibli, però mixato con dei pastelli a cera. Davanti a te, su un tavolo di legno solido, un po' vissuto, c'è una ciotola di riso fumante, mentre la finestra guarda su un paesaggio verde e bellissimo. Puro muschio di Elan è un profumo intimo, gentile, profondamente accogliente. Per me è un piccolo gioiellino di Elan. E passiamo al profumo dell'innocenza. Un borotalco veramente semplice, rinfrescato appena in apertura da agrumi che io non sento mai veramente preponderanti. Parlo di fior di talco di Elan. Sotto sento molto la foglia di violetta e il fieno, la cui secchezza viene squisitamente arrotondata e addolcita dalla vaniglia e dal muschio. È veramente un borotalco dolcino da bimbo. L'illustrazione di fior di talco ci porta in una nursery d'altri tempi, nel perfetto stile dal libro per bambini di Beatrix Potter, con una culla di vimini e una nuvola di polvere talcata chiara che si intravede in controluce. A lato c'è un orsacchiotto di stoffa, una coperta chiara e tutto è avvolto da un silenzio soffice, quasi assopito. Se cerchi quel pulito rifugio del ricordo d'infanzia, beh, è assolutamente lui. Ah.
Il pollice opponibile, grande invenzione. E chiudiamo con un profumo che non brilla moltissimo in originalità, ma che ha prestazioni per me più che dignitose in rapporto al prezzo. Lui è Pure Musk di Afnan e fa esattamente quello che promette. Muschio puro dall'inizio alla fine. Per me lui rappresenta il bagno schiuma come odore e la saponetta solida come consistenza. Io lo sento come un pulito tutto d'un pezzo, un po' granitico, tiepido, tendente al freddo. Per l'illustrazione di Pure Musk mi sono ispirata allo stile grafico e materico di Eric Carle, fatto di collage e forme geometriche, pesanti ma rassicuranti. Forme semplici come quelle di un bagnoschiuma e di una saponetta che evocano proprio una pulizia classica, solida. Questo è proprio il profumo che ti prolunga indefinitamente quel pulito da appena uscito dalla doccia. Ora voglio sentire voi. C'è qualcuno dei profumi di pulito di cui abbiamo parlato oggi che vi ispira particolarmente? E qual è il pulito a cui non rinuncereste mai? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e se vi interessa parlare di profumi tramite linguaggi sinestetici tipo l'arte, la fotografia, la musica, il cinema, la grafica, allora iscrivetevi al canale. Per chi vuole approfondire l'argomento profumi estivi cavati fuori dai soliti creme solari, monoi, cocco e quant'altro, lascio un video, non mi ricordo mai da che parte compare, qui o qui. A loro non associo le illustrazioni per bambini ma dei quadri della storia dell'arte, cultura altissima. Basta, io direi che abbiamo finito. Se siete rimasti a guardare fino a qui, grazie, lo apprezzo molto. Ci vediamo la settimana prossima, spero, con un altro video. Ciao a tutti e grazie, un bacio!